Ciao a tutti e benvenuti alla Hablemos de Calcio. Questa volta il pronostico è multiplo, ossia in un unico video vi parlerò degli aspetti chiave di più partite della 27esima giornata di Serie A. Troverete dunque il pronostico per Napoli-Torino, partita che si giocherà venerdì sera, Bologna-Inter, Genoa-Monza, Milan-Empoli e Juventus-Atalanta. Dunque ben 5 match. Vista la quantità di squadre, eviterò le probabili formazioni e probabilmente darò qualche dettaglio in meno rispetto al solito. Non voglio perdere troppo tempo, vi invito velocemente a iscrivervi al canale e cominciamo subito con il pronostico di Napoli-Torino. Le due squadre si sono affrontate lo scorso gennaio, vittoria netta per il Torino, 3 gol che di fatto hanno convinto De Laurentiis che il tempo di Mazzara in panchina stava per finire. Il Napoli però ha dato importanti segnali di ripresa e dopo la delusione del pareggio di Cagliari si sono viste due prove a dir poco convincenti. Prima contro il Sassuolo e poi con la Juventus, test decisamente affidabile, anche perché i partenopei hanno battuto la migliore Juventus che si sia vista nella stagione. Napoli che comunque ha dimostrato di avere ancora delle incertezze in difesa e pare certa l'assenza di Rachmani. Giovedì ha fatto solo la seconda parte di allenamento in gruppo, assenti anche Caiuste e Ngonghe. Nelle ultime 5 partite il Napoli ha fatto 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, sconfitta arrivata l'11 febbraio contro il Milan. Ma è importante ribadire che i partenopei sono in crescita anche sotto il profilo delle palle gol. Juric recupera Voivoda mentre non sarà convocato Tamese, non saranno convocati Tamese così come Lovato e Ilic. Il Torino è una squadra che prende pochi gol, per 13 volte su 26 partite non ne ha subiti affatto. La squadra di Juric inoltre difficilmente prende gol nel primo tempo, appena 5 fino ad oggi. È chiaro che il Torino farà una partita attendista, ma contro questo Napoli che sta aumentando il ritmo e ha migliorato la circolazione della palla, potrebbe essere una tattica che porti a poco. Escludo una vittoria dei Granata, mentre il Napoli nel corso dei 90 minuti penso che troverà il gol vittoria. Ritengo sarà un match da under e no gol. Veniamo al pronostico di Bologna-Inter. Il Bologna dovrà fare a meno di Somarò e Carlson. La squadra di Thiago Motta ha fatto una striscia di 5 partite 5 partite vittorie consecutive. Non perde dal 14 gennaio quando giocò in trasferta a Cagliari. Ha costruito il suo successo in casa dove ha perso una sola volta con una media punti punto in casa di 2,50, 26 gol segnati e 7 subiti. Per l'Inter giocare in casa o fuori fa poca differenza, oltretutto l'unica sconfitta in campionato è avvenuta proprio al Meazza contro il Sassuolo. È una partita dall'esito abbastanza incerto, anche se una vittoria dei padroni di casa, una vittoria dei padroni di casa sembra poco probabile. L'Inter è sicuramente favorita. Attenzione all'over. Pronostico di Genoa-Monza. Nel Genoa, oltre agli infortunati Maturro, Anche e Heps, non giocherà Vasquez per squalifica. Nelle ultime 5 partite il Genoa ha perso 2 volte e ha fatto una sola vittoria. Sconfitte che comunque sono arrivate contro avversari forti come Atalanta e Inter. Il Genoa fa sicuramente meglio in casa che in trasferta. Tra le mura amiche 15 punti su 13 partite comunque non sono tantissimi, però poi ha fatto 2 vittorie e 2 pareggi. Il Monza ha fatto 2 vittorie e 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 partite. Che però fuori casa ha perso 5 delle 13 partite giocate. Nel Monza assenti Gilardino, Caprari, Vignato, D'Ambrosio e Gagliardini. Il pronostico di Genoa Monza vede favoriti i padroni di casa. Potrebbe essere una partita da under e no goal. Vediamo il pronostico di Milan-Empoli. 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime partite per il Milan. Pioli non potrà disporre di Povega, infortunato, ma soprattutto degli squalificati Florenzi e Leao. Il Milan ha vinto 9 delle 13 partite giocate in casa, 2 pareggi e altrettanto le sconfitte. L'Empoli a caccia di punti salvezza, ma difficilmente li farà a Milano. Non saranno convocati per infortunio Caputo e Grassi. Non è da buttare via il cammino della squadra di Nicola nelle ultime 5 partite con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Sconfitta che però pesa parecchio in ottica salvezza, essendo stata avvenuta contro il Cagliari,
che ha conquistato i 3 punti. Il pronostico di Milan-Empoli pende decisamente in favore dei rossoneri, potrebbe essere una partita da over. Pronostico Juventus-Atalanta. Juventus-Atalanta è una partita molto interessante. A Napoli si è vista una Juventus in ripresa, ma parecchio imprecisa sotto porta. La squadra di Allegri deve guardarsi le spalle dal Milan che affronta un avversario meno ostico dell'Atalanta, quindi la vittoria è fondamentale per non rischiare di subire il sorpasso dei rossoneri, ma anche per tenere a debita distanza il Bologna. 3 sconfitte nelle ultime 5 partite sono troppe, e non può essere considerato positivamente il pareggio con il Verona, mentre la vittoria con il Frosinone dovrebbe essere normale amministrazione. Tuttavia i 3 punti sono arrivati all'ultimo secondo. La Juventus arriva a questa difficile partita con tante assenze, mancheranno per infortunio Keane, Perin, McKennie, Rabiot, De Sciglio e Alcaraz, ma l'assenza più grave è quella di Vlahovic per squalifica. Il cammino dell'Atalanta in trasferta non è eccezionale. 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Nelle ultime 5 partite la squadra di Gasperini ha fatto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Olmo è squalificato, ma di fatto Gasperini potrà schierare la formazione tipo. Il pronostico di Juventus-Atalanta presenta parecchie insidie, l'assenza di Vlahovic sposta gli equilibri. È una partita da doppia, un X, under oppure gol. Bene, il video dei pronostici per la 27esima giornata finisce qui. Io vi rinnovo come sempre l'invito a iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta.